Un'isola selvaggia, una grotta piena di formaggio e latte, un gigante con un occhio solo che non conosce né dei né leggi. Odisseo sta per incontrare la creatura più terrificante del suo viaggio e sta per commettere l'errore che lo condannerà a 10 anni di esilio. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica e Fabio da Singapore. Grazie anche a Dalila, Valentina, Sara, Emily e Giuseppe. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Lidsanel, Tommaso B, Antonino con Natalia. Infine a Laura, Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 250. La vita di Odisseo, episodio 13. Nella grotta di Polifemo. Hai mai desiderato qualcosa che sarebbe stato meglio non ottenere? Hai mai aperto una porta che avresti dovuto lasciar chiusa? Hai mai seguito la tua curiosità fino ad un punto in cui non potevi più tornare indietro? Odisseo conosce bene queste sensazioni. Le conosce perché le ha vissute. E ora, nella sala di Alcino, sta per raccontare il momento esatto in cui la sua curiosità si è trasformata in disgrazia. Nella sala dei Feaci nessuno ha lasciato il suo posto. Alcino aveva suggerito di riposare, certo, ma chi riuscirebbe ad andare a dormire dopo aver ascoltato storie simili? Chi vorrebbe rinunciare a sapere cosa è accaduto dopo l'isola dell'oblio? Le ancelle hanno portato altro vino, i servi hanno ravvivato i bracieri e tutti, il re, la regina, i principi, i nobili, perfino Demodoco con la cetra abbandonata sulle ginocchia, tutti aspettano che Odisseo riprenda il suo racconto. Continua, dice Alcino, non è un ordine, è una preghiera. Dove ti ha condotto la sorte? Mi ha condotto verso un luogo che non avrei mai dovuto vedere, verso una creatura che non avrei mai dovuto incontrare, verso un errore che sto ancora pagando. Le navi lasciano la terra dei lotofagi e riprendono il mare. I compagni che avevano mangiato il loto sono tornati in sé, ma restano silenziosi, scossi. Nessuno parla di quello che è successo, nessuno vuole ricordare quanto sia stato facile perdere se stessi. Navigano per giorni, il vento li spinge, ma lontano da qualsiasi rotta conosciuta. Odisseo osserva le stelle ogni notte, cercando di orientarsi o almeno di capire dove lui e i suoi uomini si trovino. Ma le costellazioni non gli dicono nulla di utile. Sono in acque sconosciute, fuori dal mondo. Poi, una notte senza luna, le navi entrano in una baia naturale. Una nebbia fitta avvolge tutto, non vedono nulla, non sentono nulla, eppure qualcosa li guida. Come se una mano invisibile conducesse le prue verso un approdo sicuro. Una divinità ci fa da guida, mormora Odisseo ai Feaci. Non vediamo la luna né le stelle. Le navi scivolano nell'oscurità e si arenano dolcemente sulla sabbia. All'alba la nebbia si dissolve e davanti a loro appare un'isola. È un luogo fertile e rigoglioso. Prati verdi digradano verso il mare, sorgenti d'acqua dolce sgorgano tra le rocce e ovunque capre selvatiche, centinaia di capre che brucano l'erba senza paura, che non fuggono all'avvicinarsi degli uomini,
non hanno mai visto esseri umani. Questo perché l'isola è disabitata. Nessuno l'ha mai colonizzata, nessuno l'ha mai coltivata, eppure sarebbe perfetta per fondare una città, ha un porto naturale, terreno fertile, acqua abbondante. Odisseo si ferma, guarda i Feaci. Vi chiederete perché un'isola così ricca sia rimasta vuota. Fa un gesto con la mano, come a tracciare una mappa nell'aria. Immaginate due terre, una di fronte all'altra, separate da un braccio di mare così stretto che da una riva si contano gli alberi sull'altra. L'isola dove siamo sbarcati, quella fertile e rigogliosa, è disabitata, ma l'altra terra, quella di fronte, appartiene ai Ciclopi. I Ciclopi non sanno costruire navi, non sanno navigare, non hanno mai attraversato quel breve tratto di mare per colonizzare l'isola ricca che hanno di fronte. E poi i Ciclopi non amano costruire nulla, non seminano, non arano, non hanno artigiani né architetti, vivono di quello che la terra produce spontaneamente, chiusi nelle loro grotte, indifferenti a tutto ciò che sta oltre il loro sguardo. Ma questo Odisseo lo scoprirà dopo. Per ora sull'isola delle capre i suoi uomini cacciano, banchettano, riposano. È il primo momento di pace dopo settimane di orrori. Mangiano carne arrostita, bevono il vino che hanno ancora nelle stive, guardano il tramonto tingersi di rosso. E Odisseo guarda verso l'altra sponda. Vede il fumo che sale da qualche parte nell'interno, sente portato dal vento il belato di greggi lontane. Voi restate qui, dice ai compagni la mattina seguente. Io vado a vedere chi abita quella terra. Avrebbe potuto restare. Avrebbe potuto accontentarsi dell'isola delle capre, fare provviste e ripartire. Nessuno lo obbligava ad attraversare quello stretto. Nessun dio glielo aveva ordinato. Ma Odisseo vuole sapere, vuole vedere. È la stessa forza che lo ha spinto a ideare il cavallo di legno, a fingersi pazzo per non partire per Troia, a escogitare 1000 inganni durante la guerra. La sua mente non si ferma mai. Ha bisogno di conoscere, di capire, di scoprire cosa si nasconde oltre l'orizzonte. Prende una sola nave, 12 uomini migliori, e porta con sé qualcosa di speciale. Prima di partire, prendo un otre di pelle di capra. Contiene un vino nero, dolce come il miele. Me lo aveva dato Marone, figlio di Euante, sacerdote di Apollo, nella città di Ismaro. Durante il saccheggio, nella terra dei Ciconi, spiega Odisseo ai Feaci, ho risparmiato Marone e la sua famiglia. Abitavano nel bosco sacro di Apollo, protetti dal dio. Nessun uomo saggio tocca ciò che appartiene agli immortali. In cambio della sua vita, il sacerdote mi ha donato quel vino. Un vino così forte che andava mescolato con 20 parti d'acqua, 20 parti, non 2 o 3 come si fa di solito. E anche così diluito il suo profumo rimaneva divino, irresistibile. Nessuno poteva smettere di bere una volta che lo assaggiava. Perché porta quel prezioso otre? È un dono. Nella mente di Odisseo, chiunque incontrerà su quella terra sconosciuta sarà un ospite da onorare o da ringraziare. È così che funziona il mondo. Straniero e padrone di casa si scambiano doni, stringono legami, onorano Zeus protettore degli ospiti. Un vino così raro è il dono perfetto. Ma c'è anche qualcos'altro. Il mio cuore mi diceva che avrei incontrato un uomo dotato di grande forza, un selvaggio, uno che non conosce giustizia né leggi. La nave attraversa lo stretto, approda su una costa rocciosa. Odisseo e i 12 compagni si incamminano verso l'interno, seguendo un sentiero tra massi e cespugli. E la vedono, la grotta. Si apre nel fianco della montagna come una bocca spalancata. L'ingresso è così ampio che ci passerebbero 3 navi affiancate. Davanti un recinto di pietre grezze alte quanto un uomo delimita uno spiazzo dove l'erba è stata calpestata da innumerevoli zoccoli. Tronchi di quercia e rami di pino, ammassati senza ordine,
formano una sorta di tettoia rozza su un lato. L'odore arriva prima ancora di entrare. Latte acido, lana bagnata, sterco di pecora, fumo di fuochi antichi mai del tutto spenti. Odisseo fa cenno ai compagni di seguirlo. Entrano. L'interno è immenso. La volta si perde nell'oscurità, così alta che le torce non riescono ad illuminarla. Le pareti sono di roccia viva, annerite dal fumo in alcuni punti, lucide di umidità in altri. Il pavimento degrada verso il fondo, dove l'oscurità diventa totale. Ma non è il vuoto a colpire, è il pieno. Lungo le pareti, sui piani di pietra naturale, si allineano ceste di vimini stracolme di formaggi. Forme enormi, grandi come scudi, impilate le une sulle altre. L'odore è forte, pungente, ma non sgradevole. È l'odore del latte che diventa nutrimento, del tempo che trasforma le cose. Più avanti, grandi secchi di legno e terracotta pieni fino all'orlo di latte rappreso, siero biancastro, panna densa. Mestoli di legno sono appoggiati di traverso, come se qualcuno li avesse lasciati lì un momento prima. E poi i recinti dividono la parte posteriore della grotta in sezioni ordinate. In uno stanno gli agnelli più piccoli, ammassati gli uni sugli altri per scaldarsi. In un altro i capretti più vivaci, che si arrampicano sui bordi di pietra. In un terzo le bestie più grandi, separate per età e tipo. C'è un ordine in tutto questo, una cura meticolosa che stride con la rozzezza dell'ambiente. Al centro della grotta un focolare di pietre annerite. La cenere è ancora tiepida. Accanto un giaciglio di pelli e foglie secche, grande abbastanza per un gigante. Odisseo si ferma, guarda i compagni, vede nei loro occhi la stessa cosa che sente lui. Questo luogo non è abbandonato, chi vive qui tornerà. I miei compagni mi supplicano, racconta ai Feaci. Prendiamo i formaggi, dicono, portiamo via gli agnelli e i capretti, torniamo alla nave e fuggiamo prima che il padrone ritorni. È il consiglio giusto, è quello che farebbe chiunque abbia un minimo di prudenza. Ma Odisseo scuote la testa. Voglio vederlo, voglio sapere chi è e voglio ricevere i doni dell'ospitalità, come è giusto tra gli uomini. È qui che la curiosità diventa ibris. Odisseo è convinto che le leggi dell'ospitalità valgono ovunque, che Zeus, protettore degli stranieri, estende il suo sguardo anche su questa grotta sperduta, che chiunque abiti qui, per quanto selvaggio, rispetterà il sacro vincolo tra ospite e ospitante. Si sbaglia. I compagni accendono un fuoco, prendono alcuni formaggi e li mangiano in attesa. Il sole cala. Le ombre si allungano e dal fondo della valle arriva un rumore. Passi, pesanti, ritmici, come il battito di un tamburo lontano. Prima arriva il gregge. Pecore e capre si riversano nella grotta come un fiume di lana e corna, spingendosi, belando, riempiendo l'aria del loro odore caldo. Sono centinaia, forse più. Si ammassano nei recinti, si accalcano lungo le pareti. Poi entra lui. Il racconto di Odisseo si ferma. I Feaci trattengono il respiro. Non somiglia ad un uomo che mangia pane. Somiglia alla cima boscosa di un'alta montagna che appare isolata, staccata dalle altre. È gigantesco. La testa sfiora la volta della grotta. Le spalle sono larghe quanto 3 uomini. Le braccia, grosse come tronchi d'albero, pendono lungo i fianchi, coperte di peli scuri. I piedi sono nudi, enormi, sporchi di terra e sterco. E in mezzo alla fronte, sopra il naso schiacciato,
si apre un solo occhio, grande come uno scudo, con la pupilla nera che si muove lenta e le vene rosse che la attraversano come fiumi su una mappa. Polifemo, figlio di Poseidone, il più terribile dei ciclopi. Getta a terra un fascio di legna secca, enorme, che ad un uomo normale spezzerebbe la schiena. Lo lancia come fosse un mazzo di fiori. Il rumore rimbomba nella grotta. Poi fa entrare nella grotta le femmine del gregge, tutte quante, e lascia fuori i maschi e i montoni nel recinto esterno. Quindi solleva un masso. Quel masso, nobili feaci, non l'avrebbero smosso 22 carri a 4 ruote, eppure lui lo solleva con una mano sola e lo appoggia davanti all'ingresso, come si mette il coperchio a una faretra. Sono intrappolati. La grotta è diventata una prigione. L'unica uscita è bloccata da una roccia che nessuna forza umana può spostare. Polifemo non li ha ancora visti. Si siede accanto al focolare, munge le pecore una per una con gesti sorprendentemente delicati, mette i piccoli sotto le madri perché si nutrano, lavora in silenzio, concentrato, quasi amorevole con le sue bestie. Poi accende il fuoco e la luce delle fiamme illumina l'angolo della grotta dove Odisseo e i suoi compagni sono rannicchiati. Il ciclope si volta, il suo occhio enorme si fissa su di loro. Stranieri, chi siete? Da dove venite navigando le vie del mare? Siete mercanti o pirati che vagate rischiando la vita e portando sventura agli altri? La voce è profonda come il tuono. Le pareti della grotta vibrano. Odisseo si fa avanti. Il cuore gli batte forte, ma la voce non trema. Siamo Achei. Veniamo da Troia. Il vento ci ha spinti fuori rotta, lontano dalla via del ritorno. Veniamo come supplici alle tue ginocchia, sperando che tu ci offra ospitalità e doni come è giusto. Abbi rispetto degli dei, Signore. Zeus protegge gli stranieri e i supplici. Zeus ospitale accompagna gli ospiti degni di rispetto. Odisseo invoca la legge più sacra del mondo greco, il vincolo tra ospite e ospitante, protetto da Zeus stesso. Violare questo vincolo significa attirare la maledizione degli dei. Ma Polifemo ride, una risata che scuote la grotta, che fa tremare i formaggi e i suoi ripiani. Sei uno sciocco, straniero. O vieni da molto lontano se mi chiedi di temere gli dei. I ciclopi non si curano di Zeus né degli altri dei beati. Siamo molto più forti di loro. Non è per evitare l'ira di Zeus che ti risparmierei, ma solo se il mio animo lo volesse. Poi il suo occhio si fa più acuto, più maligno. Ma dimmi, dove hai lasciato la nave? Lontano o qui vicino? Voglio saperlo. È un tranello. Odisseo lo capisce subito. Se rivela dov'è la sua nave, il ciclope andrà a distruggerla, li lascerà senza via di fuga. La nave ce l'ha fracassata Poseidone, lo scuotitore della terra, l'ha scaraventata contro gli scogli all'estremità della vostra isola. Noi soli siamo scampati alla morte. Polifemo non risponde. Il suo occhio fissa Odisseo per un lungo istante. Poi, senza preavviso, allunga le mani enormi e afferra 2 compagni, li solleva come fossero cuccioli, li sbatte contro il suolo roccioso. Il rumore è quello di frutta matura che si schianta. Le ossa si frantumano, il sangue schizza sulle pareti e Polifemo li mangia. Li fa a pezzi e li divora come un leone dei monti. Non lascia nulla, viscere, carni, ossa piene di midollo. Noi piangiamo, alziamo le mani al cielo, gridiamo, ma non c'è nessuno che possa aiutarci. Quando ha finito, il ciclope beve lunghe sorsate di latte. Si pulisce la bocca con il dorso della mano, si sdraia tra le pecore e si addormenta. Odisseo estrae la spada, la lama brilla alla luce del fuoco. Potrebbe ucciderlo adesso, potrebbe affondare il bronzo nel collo del mostro mentre dorme,
ma si ferma. Trattengo la mano, perché se lo uccido, moriamo anche noi. Chi sposterà il masso che chiude l'ingresso? Resteremo intrappolati con il suo cadavere a morire di fame nel buio. La spada torna nel fodero. Odisseo si siede e comincia a pensare. L'alba arriva pallida, filtrata dalle fessure attorno al masso. Polifemo si sveglia, munge le greggi con la stessa cura del giorno prima, poi afferra altri 2 compagni e li divora per colazione. Si mette lui stesso sulla soglia per assicurarsi che nessun uomo fugga nascosto tra le pecore. Poi richiude l'entrata e se ne va al pascolo. Odisseo e i compagni sopravvissuti restano soli, 4 morti, 8 vivi e nessuna via d'uscita. Ma nella grotta c'è qualcosa. Un tronco d'ulivo, verde, lungo, grosso come un albero di una nave mercantile. Polifemo lo ha tagliato per farsene forse un bastone quando si sarà seccato. Odisseo lo guarda, lo studia e nella sua mente comincia a formarsi un'idea. Taglio un pezzo di quel tronco lungo quanto un uomo, lo affilo a punta, lo indurisco nel fuoco, poi lo nascondo sotto il letame che copre il fondo della grotta. I compagni lo guardano compiere queste azioni senza capire, ma Odisseo non spiega, non ancora. Il sole percorre il cielo fuori, le ore passano lente, l'attesa è insopportabile. Verso sera il rumore dei passi, il gregge che torna, il masso che si sposta. Polifemo rientra, compie i soliti gesti, munge le pecore, mette i piccoli sotto le madri, poi cattura altri 2 compagni e li divora. I sopravvissuti, rannicchiati nell'ombra, tremano e guardano il loro capitano. Odisseo pare non vederli. Ciclope chiama a grande voce e si alza, camminando verso di lui. Ha un otre in mano, il vino nero di marrone, dolce come il miele, forte come nessun altro vino al mondo. E sul suo volto c'è un aperto sorriso. Nella sala dei Feaci, Odisseo si ferma, solleva la coppa, beve un lungo sorso. C'è un silenzio assoluto. Nessuno osa parlare, nessuno osa muoversi. Anche i servi si sono fermati con le anfore in mano. «Cosa hai fatto con quel vino?» chiede una voce. Odisseo non risponde. Posa la coppa, guarda i Feaci uno per uno, lentamente. Poi sorride. «Lasciate che riprenda fiato. Poi vi racconterò». Intrappolato nella grotta di un mostro che divora uomini, senza vie di fuga, senza possibilità di combattere, senza aiuto divino. Odisseo ha solo la sua mente, un tronco d'ulivo e un otre divino. Cosa può fare l'intelligenza contro la forza bruta? Cosa può fare un uomo contro un gigante? Odisseo ha un piano e quel piano comincia con 3 parole. Io sono nessuno. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia,
Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.